Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli, tendenze energetiche e lavorative per il primo semestre del 2024. Wow! Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei gemelli. Quando c'è l'imperatrice si parla di un periodo di prosperità, è un periodo di espansione e anche un periodo creativo, quindi diciamo dedicato alla creazione fisica di qualche cosa, possono essere dei nuovi progetti. Tecnicamente è una carta che parla di gestazione, quindi è come se la prima fase del 2024 fosse la gestazione per quello che verrà dopo. Però andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. Per quello che riguarda le previsioni semestrali generali sull'amore e gli affetti e sulla crescita spirituale, le trovate già tutte online, sono già uscite tutte, ve le metto anche in fondo al video ed eventualmente le trovate anche nella playlist. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie per il primo semestre 2024 per gli amici dei gemelli. Bello, partiamo con un asso di coppe, ragazzi. Inizi, idee che arrivano. Poi abbiamo un 10 di denari. Nuovamente la carta dell'imperatrice. Sacerdotessa, 2 di coppe. E re di spade. Scusate, cavaliere di spade. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi dopo vi farò gli esempi per i disoccupati, per gli occupati, i progetti, gli investimenti e tutto il resto. Allora, partiamo da questo asso di coppe. Come vi dicevo, l'asso di coppe è un inizio, è come se ci fosse un nuovo tipo di percorso, una nuova nascita. Se l'imperatrice è la madre, colei che gesta un'idea piuttosto che un figlio, l'asso di coppe è proprio il figlio, l'idea, la gestazione di questo progetto, ok? Devo dire che con questo 5 di bastoni e il 10 di pentacoli al contrario, ho come la sensazione che questo progetto potrebbe, mm, diciamo, avere qualche difficoltà. Più che altro potrebbe esserci la necessità di creare accordi, mi viene da dire. Devo dire che poi abbiamo anche un 10 di pentacoli al contrario, la carta dell'imperatrice. C'è sostanza, ma come se mancasse una sorta come vi posso dire? Non è concretezza, perché la cosa è concreta. Vediamo carta per carta, magari riesco a darvi delle sfumature in più. Allora, abbiamo la forza per l'asso di coppe, abbiamo la carta degli amanti e un fante di coppe. Sì, ragazzi, qui può anche avere a che fare con i figli, probabilmente c'è qualche questione durante il 2004 che ha a che vedere con i figli. Ehm, Può essere un nuovo inizio, appunto, un nuovo inizio del figlio al quale assisterete,
un nuovo inizio a causa di un figlio, magari è appena nato un bambino, insomma si sta pensando di allargare la famiglia, c'è qualche cosa che inizia e che in qualche modo influenzerà anche il vostro settore lavorativo, anche se è un bambino, ok? Sicuro, se nasce un bambino vi influenza il sonno nei primi mesi di nascita, quindi è anche facile che sì, vi influenzi la parte lavorativa. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e la regina di coppe. Devo dire che c'è di nuovo una figura femminile che rappresenta anche la gravidanza. Allora, qui ci può essere, se siete donne, ci può essere qualche questione anche legata al diritto di essere madre, al periodo di maternità legato al lavoro. E se siete padri, lo stesso, nel senso, adesso mi sembra che ci sia anche la paternità, il diritto di paternità, no? Allora, per qualcuno sì che fa riferimento a questo, per gli altri, insomma, per quelli che non sono in fascia neofamiglia, diciamo, la regina di coppe potrebbe rappresentare, ragazzi, una donna vicino a voi nell'ambiente lavorativo. Mi viene da dire che vi faccia un pochettino le pulci, non perché lo faccia con cattiveria, cioè nel senso, la sua intenzione è quella di farvi migliorare, però ecco, ve la rende un po' faticosa. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Due di bastoni e 10 di pentacoli. Mm. È come se non ci fossero regole, come se non ci fosse una continuità, un'unione di gruppo a livello lavorativo o una continuità di quel progetto, cioè nel senso il progetto c'è, si sa come farlo partire, però poi come dare continuità alla cosa? C'è la voglia di guardare avanti, vi dico. Vi dirò, il 10 di pentacoli in molte occasioni parla anche di rottura dei contratti. Quindi può anche essere che qui ci sia un nuovo accordo che nasce. Andiamo a vedere l'imperatrice. 10 di coppe e giudizio. Mm. Allora, qui ragazzi, ripeto, manca la continuità, manca quello che è il progetto futuro, il punto di arrivo. Cioè, io sento che l'idea che sia il progetto, quello che a cui state lavorando, ha grosse, ma grosse possibilità di espansione, però il punto è che dovete, come dire, dare un obiettivo, perché qui avete un 10 di pentacoli al contrario e qui un 10 di coppa al contrario, è come se non si arrivasse a conclusione del risultato, è come se, cioè, ok, sono partita, però adesso dove vado? Qual è l'obiettivo? Qual è la meta? Datemi una carta per questo giudizio. 2 di coppe, ah. Io credo che qui si stia aspettando o l'intervento di qualcuno di esterno o un aiuto o lo sblocco di qualche cosa. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Carro. Ecco, infatti, carro, morte, cavaliere di spade che avete già qui. Ragazzi, ho come la sensazione che vi muoverete da dove siete, perché la situazione è comunque questa.
Cioè il progetto è buono, l'idea è buona, però è come se intorno a voi ci fossero queste diatribe, queste discussioni, queste lotte che non vi lasciano tranquilli. E quindi con la carta del carro che mi dice che è ora di spostarsi, la carta della morte che mi dice che è ora di chiudere i cicli, di tagliare, e con la carta del cavaliere di spade che è il cavaliere più veloce di tutto il mazzo, vi dico che c'è una velocità, perché anche il carro è una carta molto veloce, nel cambiare. Vi ricordo che la sacerdotessa è una carta, così come anche gli amanti qua all'inizio, sono due carte che ci parlano di effettuare una scelta, di andare oltre quelli che sono i dubbi. È un po' come se vi invitassero a vedere le cose nel lungo periodo, perché effettivamente con questo due di bastoni si possono intravedere le cose nel lungo periodo. Diciamo che questo 10 di pentacoli al contrario è una cosa di adesso, però se voi guardate più in là nel tempo diventerà girato al dritto, diciamo, ok? Andiamo a vedere il 2 di coppe. Asso di spade e mondo. Allora ragazzi, vi dirò, anche il mondo come il carro parlano di movimenti, parlano di spostamenti. Vi dico che vedendo questo due di coppe ho come la sensazione che qualcuno potrà incontrare qualche persona, magari anche a distanza. Non dico che sia una persona che ritorna dal passato che non vedete da tempo, proprio una persona nuova con la quale potrete parlare, con la quale vi dirò che secondo me nasce un certo tipo di intesa, di affinità di tipo mentale. E guardate, poi terminiamo con un cavaliere di spade, andiamo a vedere il cavaliere di spade. Abbiamo un 5 di coppe e un 7 di bastoni. Ho la sensazione che qui... Allora, i casi sono due. O con questo cavaliere di spade qualcuno scapperà da questa situazione litigiosa, da questa morte, diciamo un po' così, che non sento tanto male, sinceramente, cioè non è niente di... Non è uno scappare dalla disperazione della situazione, è semplicemente uno scappare dai disaccordi, dei battibecchi. E invece per qualcun altro sento che invece di scappare in avanti, l'incontro con questa persona vi darà la possibilità di tornare indietro, di tornare sui vostri passi e quindi di andare un pochettino a rivedere come poter girare questo 10 di denari al dritto, quindi come poter mettere a frutto quest'idea geniale che c'è qui all'inizio con l'asso di coppe. Allora ragazzi, partiamo dagli occupati. Se state già lavorando, vi dico, l'ambiente di lavoro sarà un po' faticoso. Ehm, Però ho come l'idea che sia finito il tempo di stare fermi. Mm? Vi dico, i colleghi non sono dei migliori per molti, eh? Qui si tratta un po' di fare come la sacerdotessa, di guardare nel lungo periodo, di guardare al di sopra delle cose. In questo caso potrebbe essere di stare al di sopra di questi pettegolezzi, di queste lotte, insomma. Mm. Per quello che riguarda i disoccupati, allora devo dire ragazzi che potrebbe esserci una conoscenza importante. Ehm, Devo dirvi che questa conoscenza potrebbe anche aiutarvi a intraprendere un nuovo tipo di cammino, perlomeno è come se vi desse l'idea, l'input, sì, un suggerimento per far muovere l'energia dell'asso di coppe, quindi per sviluppare quello che è la vostra progettualità, la vostra maestria, la vostra capacità artistica. Se siete autonomi, vi dico,
che anche lì c'è tanta concorrenza, ma è come se voi aveste quel qualche cosa in più, quel dettaglio in più che fa la differenza nel vostro servizio, nel vostro prodotto, nella vostra azienda. Ecco, quello che vi dicono, vi dirò, perché ho tre figure femminili, quattro se contiamo anche questa, è di nutrire un pochettino di più il lato, diciamo, dolce, il lato femminile, il lato compassivo, il lato comprensivo del vostro lavoro. Cioè, nutrite un pochettino di più l'empatia, magari verso i colleghi piuttosto che verso i clienti. Quello può essere un punto di vantaggio da sviluppare a vostro favore. Allora, per quello che riguarda i soldi. Allora, parliamo di soldi che si hanno già, di proprietà, di progetti già in piedi, quello che già avete fino ad adesso. Ragazzi, vi dico che va a gonfie vele, ok? Potrebbero anche arrivarvi delle nuove proposte di investimento, mi viene da dire. Sono nuove proposte per iniziare qualche cosa. Valutate bene però, ok? Valutate bene perché avete due volte il cavallo di spade ed è un cavallo che mette sempre un po' fretta. E invece certe cose vanno ponderate con calma. Io so che qualcuno sta friggendo per cambiare la situazione lavorativa, è come se non ne potesse più dell'attuale lavoro. C'è quest'idea, c'è questo progetto, diciamo, in stand-by, che è stato messo un attimino lì nel cassetto, che ha la possibilità nel 2024 di riessere preso in mano, ma è come se mancasse ancora un attimino, appunto, la parte empatica, la parte nutritiva, è come se fosse su carta, ma manca poi l'energia, la passione, l'amore da mettere a questo progetto, che è quello che andrete a fare con la carta dell'imperatrice in questa prima fase del 2024. Però a livello di flusso economico vi dico, non ci sono contratti nel breve termine, nel breve periodo, però sì che potrà esserci, diciamo, una stabilità a livello di ingresso monetario. Quindi vi faccio un esempio, se avete in mente questo prodotto nuovo, è come se iniziaste a vendere al dettaglio e questo vi desse una sorta di calma finanziaria e monetaria, ma non ci sarà la vendita di massa a qualche distributore, ok? Quindi è come un, ok, mantengo, ne ho, mi circola denaro tutti i giorni, però per pensare a qualche cosa di un po' più abbondante, a qualche premio, piuttosto che alla pensione, piuttosto che se qualcuno sta aspettando il pensionamento, piuttosto che, insomma, bisogna aspettare un pochettino. Non voglio dirvi quanto, ok? Per qualcuno potrebbe già arrivare, adesso anche lì dipende dalle decadi di nascita. In base alla decade di nascita si sviluppa, diciamo, la lettura. Tra l'altro, se ascoltate la guida che ho pubblicato lì, lo spiego. Ehm, per quello che riguarda i nuovi progetti, ragazzi, io ho come la sensazione che dobbiate un attimino aggiustarvi da soli adesso. Come vi dicevo, non avete una garanzia di un flusso finanziario costante, potrebbe esserci qualche premio, qualche una tantum, diciamo così, visto che adesso soprattutto siamo a fine anno, quindi magari può essere arrivato il premio produzione piuttosto che un riconoscimento da parte dell'azienda, quello che è. Però vi dico, tecnicamente avete tutte le risorse che vi servono per iniziare questo progetto, però vi mancano dei dati, vi mancano delle informazioni, vi manca un collaboratore serio. Ecco perché qua vi dicono, probabilmente vi dovrete spostare o dovrete tagliare qualche parte di questo progetto perché è troppo e non si riesce a mettere in piedi tutto. Poi ragazzi, allora per qualcuno ho una piacevole notizia. Ci potrebbe essere una conoscenza inaspettata nel mondo del lavoro che potrebbe diventare romantica. Potrebbe essere una conoscenza, sì, romantica. Romantica
con tanto di innamoramento proprio, non è solo il flirt o la storiella, cioè è proprio una roba forte. Fatemelo sapere poi nei commenti, tra l'altro, ok? Però ecco, comunque vedo che ragazzi si va verso l'espansione, che sia il progetto nuovo, che sia quello diciamo nel cassetto messo in stand-by, che è ora di ritirare fuori. Ehm, Qualsiasi cosa sia per voi, vi dico che si va verso la prosperità, verso l'abbondanza. Non lo vedrete subito, lo vedrete un po' più in là, ma l'energia è sempre in costante movimento, l'importante è che sia sempre in crescita, poi va bene. Anche se è lenta, l'importante è crescere sempre, dico io. Vediamo che cos'altro avevo da dirvi. Allora, gli investimenti l'ho detto, il flusso monetario sì, potrebbe arrivare questa una tantum, o per qualcuno è come se venisse ritardata la pensione. Arriverà, ma non nei tempi in cui voi vi aspettate. Se non è la pensione, un'eredità, un prestito potrebbe essere. Arriva, ma arriva un po' più in là. Diciamo magari un paio di mesi dopo rispetto a quando ve lo aspettate, o un paio di settimane, insomma, c'è questo momento di stand-by anche per quello. Va bene, andiamo a vedere. Comunque, ragazzi, con questi due cavalieri di spade ho proprio la sensazione che qualcuno voglia scappare, fuggire da questo 5 di bastoni, perché poi è l'unica zona e la morte abbiamo qui, sono le uniche carte che ho un po' così, un po' pesanti. Ci potrebbe essere un viaggio all'estero per qualcuno, vi dirò. Potrebbe essere per lavoro ed è lì che potreste innamorarvi con il vostro collega. O potrebbe essere un viaggio all'estero per lavoro dove conoscerete una persona della quale vi innamorerete. O se non vi innamorerete nascerà perlomeno un grande feeling. Se per esempio entrambi siete sposati e semplicemente c'è feeling a livello lavorativo, è come se ci fosse proprio affiatamento, come vi spiego? Allora, questa carta parla di luce interiore. Quindi qui si tratta di esprimere la propria essenza, la propria luce interna, la propria capacità creativa con la carta dell'imperatrice. Amici dei gemelli, una bellissima lettura. Fatemi sapere se vi è stata utile. Se avete piacere potete scrivere un commento, condividere, mettere like, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi auguro un inizio 2024 splendido. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!